Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo buzzer perfetto per mini-quad FPV. Si tratta del V-Fly Beacon Wireless Buzzer. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione insieme ad un elenco di codici sconto. All'interno della confezione troviamo il buzzer, un manuale di istruzioni, una fascetta e il biadesivo. Il V-Fly Beacon appartiene alla categoria dei buzzer autoalimentati. Questi buzzer servono per aiutarci a trovare il nostro modello se lo perdiamo dopo un crash e sono particolarmente utili nel caso la batteria del drone si stacchi a causa dell'impatto. Se la batteria si stacca non possiamo attivare il buzzer interno, quindi in questo caso le fasi di recupero possono essere estremamente difficili. I buzzer autoalimentati, avendo una batteria propria, sono in grado di funzionare anche se la batteria del drone si stacca e si attivano in automatico quando questo accade. Il peso è di 5 grammi. La lunghezza è di 24 mm. La larghezza è di 14,2 mm. Lo spessore è di 15,3 mm. La porta USB sul retro serve per ricaricare la batteria. Il LED rosso indica che la batteria è in ricarica. Quando la batteria sarà completamente carica, il LED rosso si spegnerà e non ci sarà nessun LED acceso. Sinceramente non sono un grande fan di questo tipo di buzzer, prima di tutto perché ritengo che la batteria, se ben fissata al frame, difficilmente si possa staccare. Secondo, preferisco usare gli ESC come buzzer in quanto non voglio avere troppe cose collegate al drone. Questo buzzer ha attirato la mia attenzione perché essendo wireless non ha bisogno di essere collegato al flight controller e non necessita di nessun tipo di configurazione. Una volta fissato con la fascetta al quad è pronto per essere usato. Si può quindi posizionare in qualsiasi punto del frame e se vogliamo possiamo spostarlo velocemente da un quad all'altro senza dover intervenire con saldatore per rimuovere i fili. Il funzionamento di questo buzzer è molto semplice, teniamo premuto il pulsante per più di 2 secondi per accenderlo. I 2 beep veloci indicano che il buzzer è acceso. Per spegnerlo premiamo il pulsante per più di 2 secondi. I 3 beep veloci indicano che il buzzer è spento. Il V-Fly ha integrato un sensore di movimento che riconosce quando il quad è in volo. Quando il drone è fermo e il buzzer non rileva nessun movimento, allora inizia a suonare. Inoltre il sensore riesce a distinguere se il drone viene semplicemente poggiato a terra o è caduto a causa di un crash. Nel caso viene rilevato un crash, il buzzer entra in uno stato di preallarme, emettendo un beep ogni 3 secondi. Se il drone non si muove per i successivi 30 secondi, il buzzer entra in modalità allarme, emettendo un beep decisamente forte ogni 6 o 12 secondi. Oltre a rilevare il movimento, abbiamo anche un sensore di luminosità, che si attiva in condizioni di scarsa luce. Questa caratteristica risulta molto utile se perdiamo il drone di notte, perché abbiamo subito un riscontro visivo della posizione. Adesso non ci rimane che montare il buzzer nel nostro drone e procedere a un crash test per vedere come funziona. Ricordate di scegliere un punto dove il pulsante di accensione e la porta USB siano facilmente accessibili. Io l'ho sistemato qui nella parte posteriore, ma potete metterlo anche su un braccetto o dove preferite. Per concludere consiglio questo buzzer autoalimentato a chi vuole aggiungere un ulteriore livello di sicurezza al proprio drone. I punti di forza di questo V-Fly sono sicuramente costo e peso contenuti, uniti all'estrema semplicità di utilizzo.
Questa era la mia recensione del V-Fly Wireless Buzzer. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.